Ciao e bentornati su Gormiti Collection. Allora, oggi di cosa parliamo? Ma come non lo vedi? Alla conquista dell'isola. Sì, scusa, ho dormito poco, giusto? Alla conquista dell'isola. L'isola in miniatura. Fantastico. Questa è una vera piccola chicca, anche un po' misteriosa se vogliamo. Allora, questo qui è un playset adatto ai personaggini da 3 cm, quelli che si potevano trovare negli ovetti, ma anche nelle patatine. Dicevamo misteriosa perché oggi è davvero un'impresa reperire informazioni su questo giocattolino. Online non si trova nulla, quindi partiamo subito con un appello. Se vi ricordate qualcosa in merito, condividetelo qui sotto nei commenti. Allora, noi ipotizziamo, abbiamo le nostre idee. Ipotizziamo si potesse trovare in vendita nei supermercati, visto che nella scatola erano contenuti, oltre al plastico, anche 4 vetti di cioccolato con sorpresa. Andando a logica, poteva essere un prodotto anche da alimentari o da edicola. Insomma, in tutti quei posti dove potremmo trovare degli ovetti simil Kinder, quindi anche in alcune catene di negozi di giocattoli, anche se l'ipotesi supermercato è quella che ci convince di più. Qualche dubbio sussiste anche nell'anno di produzione, ma sicuramente si tratta del 2007 o del 2008, considerato che la confezione riporta la scadenza del 2009. Frontalmente sull'isola sono rappresentati tutti i gormiti della terza serie, il che ci fa pensare che venne distribuita durante il periodo della terza serie, appunto. Ma sul retro l'immagine ci mostra sia i personaggi della terza serie, ma anche quelli della serie 2. Ok, come vedete qui ci sono una bella foto di gruppo con i personaggi seconda serie e terza serie. Le 3 nuvolette ci dicono: scopri la vincente gioco da tavolo, imprigiona i tuoi nemici nel vulcano e colleziona i 36 gormiti che trovi negli ovetti. Qui c'è la pubblicità dell'ovetto di cioccolato con panta nera e ti dice un personaggio 3D in ogni ovetto. È marchiato dolci preziosi, cioè la parte di giochi preziosi dedicata all'alimentari. Ma cosa si trovava dentro questa scatola? Allora, aspettavo da tanto di farlo. La confezione contiene 4 vetti di puro cioccolato, con sorpresa, un'isola tridimensionale, centimetri 25 x 35, un vulcano da montare, un tabellone di gioco, centimetri 68 x 48, una plancia con 28 pedine più 42 cartine più 2 dadi. Il tutto al modico prezzo di... non lo sappiamo. Però è molto bello come ci fanno vedere che dentro c'è una marea di roba. In realtà c'è un po' di carta e poco altro. Però insomma, adesso la vediamo nel dettaglio. Allora ragazzi, voi sapete che noi siamo dei completisti e abbiamo tante cose, però gli ovetti di cioccolato non li abbiamo. Ma abbiamo il bussolotto da farvi vedere. Allora, apriamo il bussolotto. Abbiamo appena mangiato la cioccolata, no, non è vero. E qui abbiamo trovato una bellissima ombra assassina, terza serie. E qui c'è la cartina con tutti i personaggi. Come vedete è marchiata da questo lato dolci preziosi e dall'altro salati preziosi, perché appunto dice cerca tutti i mini gormiti anche nelle patatine. Adesso vediamo tutti i personaggi della seconda e la terza serie. Allora, iniziamo a mostrarvi la serie 2, vediamo i capi. Ok, ecco qui i nostri capi seconda serie: piccolo Carapax, piccolo Barbataus, Lil Orrore Profondo, piccolo Colossus e piccolo Helios. Allora, gli sculpt sono abbastanza fedeli alle minifigure da bustina, tranne il buon Helios. Ecco qua il grande Helios alle spalle. Come potete vedere, a parte i piccoli dettagli di pittura che ovviamente in quelli da ovetto mancano, per Helios cambia completamente la posa. Le braccia non sono più allargate ad accompagnare le ali spiegate, ma è ritratto, è in attesa. È molto bella anche questa minifigura, che si differenzia un sacco dall'altra. La serie 2 da ovetto è composta da 15 personaggi. Oltre ai signori ci sono 2 personaggi per popolo. Non conosciamo le motivazioni che hanno spinto a scegliere quei 2 determinati personaggi e non altri. Magari
Chissà, voi avete qualche idea? Fatecelo sapere nei commenti. Questa qui è la serie 2 degli ovetti completa. Come vedete, da sinistra a destra, per il popolo del mare, oltre a Carrapax, scelsero Elico e Hypnorana. Per il popolo della foresta, Barbataus, Sporius e Troncannone. Orrore profondo, l'incandescente fantasma, il misterioso cavaliere. Per il popolo della terra, Colossus, Stalattite e Dedalo il sotterraneo. E per il popolo dell'aria, Helios, Magicorvo e Falco Silente. Qui invece abbiamo la serie 3. I popoli erano 7 e quindi ci sono più personaggi, ma sono sempre 3 per popolo. Per la prima volta compaiono il popolo della luce e il popolo delle tenebre, partiamo proprio da loro. Sommo Luminescente, Solaris e Comet. A destra, Obscurio, Pantanera e Ombra Assassina. Al centro vediamo l'antico Torg, l'Irpido Roccioso e il tormentoso Sabis. A sinistra abbiamo Nobil Mantis, il Signore dei Mari, Narvaglion e Squalis. Accanto c'è Grandalbero, Muschio Antico e Magitronco. A destra Armageddon, Brax, Forgius e infine Devil Phoenix, Dragon e Magufo. Sia questi che i personaggi seconda serie sono veramente ben fatti. Hanno delle pose dinamiche nonostante siano dei personaggi veramente piccoli, da circa 2 cm. Ogni popolo ha più o meno lo stesso schema di colori, infatti sono 4 colori per ogni popolo, tranne che per il popolo della terra che ne impiega solo 3. Ovviamente manca qualche dettaglio di colore rispetto alle minifigure da bustina, ma questo è normale essendo così piccoli. Sono fin troppo dettagliati. Il fatto di puntare così tanto su queste piccole microfigure da ovetto denota anche quanto successo ebbero i Gormiti in quegli anni. Basta pensare ad oggi, nel 2021, i Gormiti ci sono ancora, sono completamente diversi, ma non hanno avuto una controparte così bella negli ovetti. Passiamo adesso a vedere il contenuto della scatola. Allora, la prima cosa che troviamo è questo tabellone, è un fustellato. Praticamente ci sono tutte le pedine del gioco, poi ve ne faremo vedere uno invece che è stato staccato. Allora, lo scopo del gioco è raggiungere l'isola, percorrerne il perimetro e ritornare sul proprio mondo con il maggior numero di pedine personaggio. Le pedine personaggio sono queste qui, e sono una per popolo, sono i signori. Ovviamente era molto più bello giocare con i personaggini da ovetto. Infatti, se tu giochi con i personaggini da ovetto, hai più punti e vinci più facilmente. Ma veramente? Sì. Ma c'è scritta sta cosa? Sì. Ma dai. Oh, ma è vero, questa cosa c'è scritta per davvero. Esatto, cioè nel riquadro idee ti spiega che se hai 2 pedine personaggio sul perimetro dell'isola, prendi un gormita 3D, quelli che trovi negli ovetti, e sistemalo sul plastico. Ti dà il diritto al doppio lancio del dado spostamento e quindi a 2 mosse anziché una, fino a quando almeno 2 pedine personaggio restano sul perimetro. Vittoria facile, insomma. Sì. Tra l'altro, questa furbata commerciale è geniale, perché cosa faceva? Spingeva i bambini a volere 4 antico Torg, 4 Nobil Mantis, e quindi erano sempre più ovetti che si compravano, sempre più ovetti. Complimenti, complimenti, complimenti a chi ha gestito la cosa all'epoca. Allora, questo è il tabellone dell'isola. Come vedete ci sono i punti di partenza di terra, aria, vulcano, luce, tenebre, foresta e mare. Nella parte centrale ci spiega una cosa fondamentale, ovvero come chiudere il cono che farà la parte alta del vulcano. Detto questo, mettiamoci sopra l'isola. Ok, vediamo l'isola tridimensionale. Eccola qua. Fronte e retro. Alla fine è un pezzo di plastica, lo appoggiamo al centro. Vediamo la parte superiore del vulcano. Eccola lì. Perfetto, la nostra isola è completa. Iniziamo il nostro gioco. Iniziamo dalle pedine, che sono queste cartine colorate con le illustrazioni dei nostri personaggi, e iniziamo con Obscurio e con il Sommo Luminescente. Beh, io ovviamente faccio Obscurio, Va bene. Poi stacchiamo le nostre cartine sorpresa, che sono queste cartine qua, che vengono posizionate sulle caselle vuote. Eccole qui. Mettiamo giusto un paio, giusto per vedere il funzionamento e il gioco.
un po' di qua e un po' di qua. Inizia il gioco il giocatore più giovane che lancia il dado, questo. Che sei tu. Allora si lancia il dado e si inizia la corsa verso l'isola. Chi va a finire su una casella sorpresa, cioè queste che abbiamo posizionato noi, basta che le gira e vede quello che deve fare. Qua dice per esempio ritira il dado. E continua così la corsa fino a quando magari si può capitare sulla casella combat. I due sfidanti tirano il dado combattimento, lama batte punta, punta batte scudo, scudo batte lama, quindi se chi attacca vince avanza di una casella, se chi attacca perde indietreggia di 2, se chi difende vince avanza di 2 caselle, se chi perde indietreggia di 1. Se c'è parità, 2 simboli uguali, si continua il gioco da dove si è lasciato. Il giocatore che arriva sulla propria casella d'entrata per l'isola ha 2 possibilità: procedere il più velocemente possibile, fare il giro dell'isola e tornare al proprio mondo cercando di riportare il maggior numero di pedine alla partenza, oppure bloccare con la propria pedina la casella d'entrata dell'avversario e obbligarlo a lanciargli una sfida. Se la casella d'entrata è occupata dall'avversario, invece, si fa un combattimento con 5 tiri ciascuno. Chi vince resta dov'è e guadagna un tiro. Chi perde riporta la pedina alla partenza. Se invece c'è la parità, vince chi sta bloccando l'entrata. Secondo me a sto gioco non ci ha giocato nessuno, eh? Sei divertentissimo. No, non è divertentissimo. È divertentissimo giocare con i gormiti. Va bene ragazzi, allora vi abbiamo fatto vedere l'isola, vi abbiamo fatto vedere la seconda e la terza serie dei mini ovetti. Siamo sicuri di avervi sbloccato più di un ricordo della vostra infanzia con questa isola che magari avevate dimenticato, quest'isola misteriosa e i mini ovetti. Grazie per essere arrivati fino a qui, continuate a seguirci, mettete like, condividete e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!